Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, anche ascendente Ariete. Oggi andiamo a vedere che cosa ti accadrà nel mese di settembre 2026. Prima di entrare però nelle tue previsioni, ricordiamo il mito di Acrisio, perché è Acrisio su cui ci basiamo, no? Nella nostra tarologia co-creativa. Acrisio riceve un oracolo, una profezia, e tentando di sfuggire al proprio destino, compie proprio le azioni che lo conducono al suo compimento. Cioè praticamente fa l'opposto di quello che gli aveva detto l'oracolo per paura. Ed è qui che destino e fuoco si incontrano, cioè cooperare con ciò che vuole accadere nella tua vita significa lasciar bruciare ciò che gli resiste, perché una nuova forma possa nascere. Per questo settembre sarà accompagnato dal rito della fiamma per 21 giorni, ogni giorno, e ti accompagnerò con questo rituale che trovi sotto all'info box. Resta qualche minuto davanti a questa tua fiamma e porta nel fuoco quello che sei pronta o pronto a trasformare, lasciando emergere l'immagine di quello che vuole nascere al suo posto. Questa è tarologia co-creativa. Se non hai ancora iniziato il rituale puoi cominciare oggi in qualsiasi momento, perché questo sarà il tuo primo giorno e le carte che stiamo per aprire adesso diventeranno la bussola, cioè ci mostreranno che cosa sta cercando di accadere nel mese di settembre per te, dove fai resistenza, cosa è pronto a bruciare, quale nuova fiamma vuole nascere nella tua vita affinché tu possa emergere e espanderti. Allora, iniziamo subito, mettiamo il mio promemoria qui. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e prosperità. Settembre 2026. Ariete. Allora, ne metterò 3, inizio con 3. Andiamo a vedere con quale energia entri nel mese di settembre, la soglia, la porta. Re di denari. Seconda carta, quello che sta cercando di accadere, cioè cosa vuole entrare nella tua vita a settembre. Il 5 di denari. Qual è la resistenza? Dove stai opponendo resistenza a quello che vuole accadere? E abbiamo gli amanti. Entri a settembre con un'energia di forza, di consolidamento. Allora, è come se tu dicessi: adesso io voglio vedere nella materia tutto quello che ho costruito, perché il Re di Denari non vuole più, no, le promesse, vuole realtà visibile. Voglio vedere cosa posso realizzare, no? Cosa accade? Cosa vuole entrare nella tua vita? Questo è il paradosso. Vedi il 5 di denari? Lui ha potere e stabilità, questa carta non ce l'ha, cioè proprio mentre cerchi solidità, il destino ti porta un'immagine di vulnerabilità, di mancanza. Ma non è arriva una perdita, no, è l'opposto. Settembre può portarti davanti a quel punto che hai sempre cercato di non sentire, perché è incompatibile con l'immagine di se stessi forti, capaci, autosufficienti. Per diventare così devi attraversare un'emozione sotterranea, è la tua vulnerabilità questa. Vuole entrare il 5 di denari nella tua vita perché qualche cosa possa finalmente essere reintegrato. E qual è la resistenza? Dove resisti a quello che accade? Nella scelta di sentire emozioni sotterranee che hanno a che fare con la vulnerabilità, con il non sentirsi capaci, no? Sono le tue fragilità che devono essere integrate per scelta consapevole, libero arbitrio, affinché tu possa sperimentare la realizzazione sulla base solida, proprio, che si tratti di amore, che si tratti di relazioni, che si tratti di lavoro. Ora lo vediamo nel corso della lettura, perché gli amanti mi dicono che è come se può esserci qualcosa che tu continui a voler tenere insieme, perché se tu scegliessi significherebbe rinunciare a una possibilità, cioè se scelgo questa cosa perdo quest'altra. Cioè gli amanti in questa posizione dicono non voglio scegliere, perché se scelgo perdo qualcosa. Qua è il mito di Acrisio, cioè temendo il 5 di denari
temendo di essere esclusa, di non avere abbastanza, di perdere, tu potresti evitare una scelta. Ma proprio il tentativo di non perdere potrebbe essere quello che impedisce al nuovo destino di realizzarsi. Mi spiego? Cioè, voglio essere al sicuro, però la vita mi sta portando dove non sono al sicuro. Perché dove non sono al sicuro esiste una scelta che non posso più rimandare di fare. Cioè, questo non significa scegliere tra due persone, perché gli amanti sono due vite, due direzioni, due immagini di se stessi. E io credo che la grande domanda di settembre per te potrebbe essere questa, cioè che cosa scegli se non dovessi più scegliere in funzione della paura di perdere? E adesso andiamo subito a vedere quello che il fuoco vuole consumare. Quarta carta. Che cos'è che il fuoco consuma? Cioè, cosa viene a bruciare settembre, che non può più accompagnarti oltre? Mettiamo sia ciò che il fuoco consuma e anche la fiamma che si accende, cioè quello che vuole nascere da questa combustione. Allora, cos'è che il fuoco consuma? L'eremita. Qual è la fiamma che si accende? Cosa vuole nascere in te al posto di ciò che sta bruciando? Guarda, qua si deve chiudere un ciclo grosso, qua abbiamo il mondo. L'isolamento ha compiuto la sua funzione. L'isolamento ha compiuto la sua funzione. Non brucia l'eremita come saggezza qua, brucia l'eremita che è diventato un rifugio. L'isolamento diventa un rifugio, perché dopo il re di denari, 5 denari, amanti, no? Allora tu potresti aver imparato a proteggerti dalla possibilità della mancanza, diventando autosufficiente. Va bene? Cioè della serie, non ho bisogno, faccio da me, mi basto. Questa strategia ti ha dato molta forza e solidità. Infatti entri come re di denari, però a settembre è come se dovesse dire, no? Guarda, quella solitudine ti ha portato fin qui, ma adesso non può più portarti oltre. Cioè è molto il mito di Acrisio, ciò che un tempo ti ha protetto da alcune cose, diventa proprio ciò che ti impedisce di andare incontro alla tua piena realizzazione, che poi è quella che vuoi. Cioè, allora, quello che vuole nascere è una fiamma di partecipazione nel mondo, apertura, compimento. Non ti dico arriva il successo in senso banale, ma qualcosa di più profondo, cioè tu puoi uscire da una condizione nella quale ti sei percepita separata o separato e tornare a sentirti parte del mondo. E allora il 5 denari cambia il significato perché la vita non ti sta portando la mancanza, ti sta facendo vedere, incontrare l'immagine di te che si sente fuori dalla porta affinché tu possa attraversarla. Qual è questa? Qua è un'immagine di te che sente la mancanza o la vulnerabilità e che non vuoi vederla, quello è, magari in un ambito in particolare o in più ambiti. Perché? Allora, i denari ho costruito la mia sicurezza, sono stabile, sono forte, ma esiste ancora una parte di me che si sente esclusa. Adesso devo scegliere. Brucio la vecchia soluzione che è il fatto di ritirarmi, di bastarmi a me stessa, di proteggermi, perché la nuova forma è partecipare pienamente alla vita. E allora qua ti introduco il rito della fiamma che per te troverà un'intenzione potentissima, cioè nei 21 giorni non deve bruciare la solitudine, devi osservare davanti alla fiamma che ci sarà nel rito, dove continui a ritirarti dalla vita per non rischiare di sentire la mancanza. Cioè non tutto ciò che ti ha protetto è destinato ad accompagnarti, perché settembre il fuoco brucia il tuo rifugio, quello dell'isolamento, ma non per lasciarti senza rifugio, ma perché il mondo deve diventare la tua casa. Ok? Io non lo so se stai facendo il viaggio erotico negli arcani con me, ma per fare questo in modo potente va bene la pratica, la fiamma dei 21 giorni. Se stai facendo il viaggio erotico negli arcani, anche la pratica degli amanti e dell'eremita. Cronos e Kairos. Non rimuginare sul passato, ma vivi nell'attimo di Kairos. Ok? Ora,
Andiamo con la sesta carta, il punto di manifestazione. In quale ambito della tua vita questa trasformazione comincia a manifestarsi per prima? Il diavolone. Non è un punto soltanto questo. Adesso ti dico. L'imprevisto, vediamo ciò che non sai e che potrebbe accadere. Infatti, allora qua tu stai, il 3 di spade. Questo è il mese in cui per integrare questo 5 di denari devi guardare i tuoi demoni in faccia proprio, a mezzo della pratica dei 21 giorni la fai, della fiamma, la pratica della fiamma più quel viaggio erotico negli arcani, e allearti al demone, altrimenti ti risucchia. Questo è il senso, perché tu vuoi realizzazione. Però fammi andare ancora, poi ti dico il gesto del mago, come puoi cooperare con quello che sta cercando di accadere invece di combatterlo. E qua facciamo il mito di Acrisio, la realizzazione tarologia co-creativa. Assolutamente sì, la papessa, c'è l'altro arcano qua della papessa. Devi avere fede in quello che sta accadendo, Vediamo l'altro. Il dono della fiamma, se cooperi con il destino, che cosa prenderà forma a settembre? Wow, wow, abbiamo il carro. Questa trasformazione comincia a manifestarsi per prima in tutto quello che senti che ti accende la vita, che ti lega e che ti accende. Magari si manifesterà attraverso la sessualità, o attraverso il denaro, o attraverso l'ambizione, o una relazione magnetica. E magari c'è un desiderio che tu hai tenuto sotto controllo, no? Non così. Ecco, il diavolo è come se portasse l'eremita fuori quel guscio e gli dice: bene, adesso hai capito molte cose, adesso vediamo che cosa succede quando torni ad avere fame. E con il mondo precedente è come se il ritorno alla vita passata, cioè, scusami, la vita passata è stata pacificata, il ritorno alla vita proprio passa attraverso il recupero della tua potenza erotica, desiderabile. Voglio ottenere denaro, sessualità, relazioni, tutto ciò che ti lega e ti accende. Qual è l'imprevisto? Questo 3 di spade è una verità emotiva, cioè qualcosa che toccherà un punto vulnerabile, quello che accadrà che non sai, è che c'è una verità che toccherà un punto di te molto vulnerabile. Ma ricordiamoci che stiamo venendo dal 5 denari, quindi settembre vuole rendere visibile qualche cosa che tu hai imparato a non sentire, però se c'è deve essere alleato. Quindi il 3 di spade potrebbe essere anche della serie: non pensavo che questa cosa mi toccasse ancora, e invece sì. Questo è il tuo cuore che torna sensibile dopo la chiusura dell'eremita. E cosa devi fare? Il non gesto, la papessa, pratiche meditative. Il non gesto, quindi come cooperi con il destino affinché tu possa realizzare l'intento che il destino, cioè la tua anima, vuole realizzare a mezzo di te? Non precipitandoti a intervenire, ma ascolta, osserva, non dare immediatamente un aggettivo a quello che sta accadendo. Qua è il consiglio del Satipattana. So che sto provando questa emozione, so che sto provando questa sensazione, so che, va bene? Questo dice la papessa, senza dare un nome o un aggettivo a quello che sta accadendo. La papessa ti invita a lasciare che l'immagine maturi prima di fare un'azione, cioè so che, quindi davanti a questo 3 di spade, guarda come lo guarda, niente, una verità che emerge, qualche cosa che tu dirai: ah, non sapevo che mi facesse ancora male questa cosa, e invece sì. Davanti a questa cosa, niente reazione immediata per eliminare il disagio, niente. Ma stai abbastanza a lungo davanti a quello che stai sentendo affinché quello che stai sentendo ti può rivelare la magia che contiene. Anche se è un dolore, anche se è una verità, so che. Questa è la cooperazione con il destino che le carte stanno dicendo che devi fare.
Cosa succede dopo di questo? Specialmente se facciamo questo cammino, quindi se cooperiamo con il cammino a mezzo di questa pratica e del rito della fiamma dei 21 giorni, stupendo, guarda come emergi con il carro. Prima non agire, poi agire con tutta la tua potenza. Il carro è la direzione, è come se settembre ti desse la capacità di sapere finalmente dove devi andare, senza più dubbi, senza più nessun dramma. E quindi capiamo qui che gli amanti erano la resistenza, cioè all'inizio non riesco a scegliere, alla fine adesso scelgo una direzione, lo so, perché devi attraversare un processo. Allora, amanti papessa carro della serie, non so quale strada scegliere, non scelgo per paura, ascolto, adesso so dove andare. C'è un'altra cosa bellissima qua, eremita, mondo, diavolo, tre di spade, papessa, carro, è quasi un ritorno progressivo nell'esistenza, cioè esco dall'isolamento, torno nel mondo, torno a volere, torno a sentire, so che, adesso ciò che sento, lo sento e parto. Questa tre di spade è la crepa attraverso cui la vita rientra, va bene? E adesso vediamo con la 10ª carta il passaggio dell'anima, chi stai diventando con quello che settembre ti porta. Allora, mettiamo pure un oracolo dei Sefirion. Non lo so se voglio mettere i Sefirion, mi sta ispirando un altro questo. Chi stai diventando con quello che settembre ti porta. Mettiamo una carta di queste, una carta di queste. No, vabbè, c'è il mago. Stai diventando... Allora, io credo che questo ti è accaduto tante volte nella vita, tutto quello che ti ho letto adesso, abbiamo il mondo qua. Però hai reagito in modo vittimistico o comunque non eri ancora pronta o pronto a realizzare un cambiamento reale degli effetti del tuo destino. Questo è il mese in cui tu otterrai un miracolo con il mago qua. Il mago è proprio la magia, la co-creazione con gli dei, con gli eventi. Quindi chi stai diventando a settembre attraverso quello che succede? Stai diventando un dio, stai diventando un mago, una sciamana, uno sciamano che ha la capacità di cambiare gli effetti del proprio destino, cooperando con gli dei. Wow. Vediamo qual è l'aspetto più profondo. Con la capacità di creare tutto quello che desideri. Il re Mida, no? E qua abbiamo il re di denari. Abilità imprenditoriale e creativa per convertire qualunque cosa in oro. E che cos'è questo se non è il grande alchimista che fa la trasformazione del piombo, le emozioni più basse, nell'oro, con la capacità di creare la realtà all'altezza delle sue aspettative più alte. Si diletta compartendo la ricchezza della vita. Questo è un mese di trasformazione epica per te. Tu diventi il creatore della tua realtà. Assoluto, eh? Vedi a cosa servono le carte delle emozioni più ctonie sotterranee. E quindi tu diventerai il passaggio dell'anima alchimista della tua esperienza. Ciò che la vita ti... quello che la vita ti offre in questo mese, tu lo trasformerai in oro. E il tuo vero potere sarà quello di renderlo, quello che tu fai arricchirà il mondo, va bene? Chi ti incontra, chi fa, chi dice, chi sta accanto a te, con questa tua capacità arricchirà il mondo. È una lettura meravigliosa, ragazze e miei ragazzi, veramente straordinaria. Veramente straordinaria. Io insisto tanto sui rituali, sulle pratiche, perché sapete come... qual è l'approccio reale alla vita, di co-creazione, di cooperazione, di scegliere con libero arbitrio come relazionarci a quello che i tarocchi vedono già perfettamente per te. Quindi
Sotto all'info box trovate tutto, la pratica 21 giorni, la fiamma, il viaggio erotico degli arcani, perché qui è uscito anche il mago, la papessa, l'eremita, gli amanti, sono il carro, sono i grandi archetipi su cui io insisterei in questo mese come pratica del viaggio erotico degli arcani, ok? Ok, adesso ragazzi miei ragazzi, su qua sopra vediamo il fuoco dell'amore a settembre. Vediamo, ci mettiamo le altre carte. Andiamo a vedere come entri nell'amore a settembre. Vediamo come entri nell'amore a settembre. Come entri nell'amore a settembre? Qual è la tua energia? La luna. Allora, entri con una sensazione un po' del non sapere, un po' di paure profonde. Probabilmente l'amore, il pensiero dell'amore, della relazione attiva in te delle paure ataviche, profonde. La luna mi parla di patti antichi, no? Del non sapere. Però cosa ci insegna la luna? Anche quando la via non si vede, c'è un sentire profondo che ti chiama ad andare lì, anche se non conosci tutte le risposte. Quindi potresti essere un po' turbata, un po' turbato, una sensazione di incertezza, non lo so. Però vediamo cosa arriva nella tua vita amorosa, cosa o chi arriva, può già esserci una persona, non esserci nessuno, o che persona o situazione arriva ad aprile. Scusa, ad aprile, a, a, a settembre. Allora, arriva una situazione, guarda quanti 5 abbiamo nella tua lettura, abbiamo 5 di denari, 5 di coppe e il 3 di spade, quindi, allora, ragazze mie ragazzi, nell'amore dobbiamo attraversare la paura dell'abbandono, la dea dell'abbandono, sia che tu stia con una persona o che non ci sia nessuno, settembre ti mette davanti a questo evento, a mezzo di una persona, a mezzo di un'emozione, al di là che sia una persona o meno, ti mette davanti a questa emozione. Sappiamo che le persone sono veicoli di quelle emozioni che poi si devono presentare. E il 5 di coppe, il 3 di spade, un senso di la dea dell'abbandono viene a chiederti udienza, viene a chiederti amore, viene a chiederti presenza affinché tu possa diventare co-creatrice di un destino amoroso che ti appartiene veramente. È una sensazione di mancanza, qua ho visto, no? Magari dov'è che mi sento sbagliata, la paura dell'abbandono, allora laddove ti senti vulnerabile o le tue emozioni più profonde, quelle che denotano la tua fragilità più profonda che magari è nascosto a chiunque, devono essere ascoltate per darti la stabilità che vuoi. Ok? Vediamo che cosa questa persona o situazione viene a mostrarti di te. Allora, il 3 di bastoni è una carta bellissima. Cosa viene a mostrarti? Il 3 di bastoni è un'apertura di cammino, mi parla, guarda, all'orizzonte ci sono tante possibilità di muovere i passi verso una nuova espressione di te che sta nascendo a mezzo di una delusione d'amore, che magari non l'hai vissuta fino in fondo, magari ci stai ancora insieme, una delusione che ha toccato un punto profondo di te. Cose che sospetti, cose che ti fanno, allora sono tutti meccanismi dell'anima affinché tu possa allearti con un'emozione sotterranea profonda, perché questa emozione viene a mostrarti uno spazio più ampio, c'è un nuovo orizzonte oltre a quello che stai vivendo, ma solo attraversando quello che stai vivendo lo puoi andare a vivere questo orizzonte. Vediamo che cosa deve bruciare nel tuo vecchio modo di amare. Le paure della mente, le ossessioni, il controllo eccessivo, il 9 di spade, deve bruciare la mente completamente. Questa è una lettura più approfondita di quella che possiamo fare con la persona come soggetto, perché alla persona, situazione persona arriva il 5 di coppe. Cioè può essere una persona, può essere un evento, sia che tu incontri una persona, sia che tu stai insieme a una persona, sia che non ci sia una persona, avrai a che fare con questa emozione che te la porta un certo evento.
Quello che devi capire è che devi bruciare proprio la mente, lo fai solo a in mezzo del cammino del Satipattana, so che sto provando questo, so quest'altro e le pratiche. Così cooperiamo con il destino, perché tu a fine mese hai la straordinaria opportunità di cooperare, di creare il destino amoroso che vuoi, con il mago. Se non ripeti il passato, quale nuova forma prende l'amore a settembre? La papessa di nuovo. La papessa, quando le carte si ripetono, vogliono sottolineare il messaggio, cioè da lì non si passa solo da lì. Quindi, se non ripeti il passato, quale forma d'amore l'amore può prendere? Di colei che sa, anche se non vede tutto subito. Di colei che sa, o colui che sa. Perché proprio la papessa mi parla che, allora, non deve essere forzato nulla a prendere una forma definitiva, perché settembre ti sta cioè, allora ti dice non forzare la risposta a un'altra persona, diventa talmente intima o intimo con te stessa che la tua verità non ha più bisogno di oggetti esterni per essere rivelata. La papessa sa che non tutto ciò che lei tace è vuoto, cioè la papessa sa che le cose sono in gestazione. Quindi settembre ti porta a galla delle nostalgie, delle paure, delle vecchie delusioni passate, al di là se tu hai una persona o meno. E, ma grazie a questo processo lo sguardo inizia finalmente a spostarsi dal passato verso quello che potrebbe invece essere di bello nella tua vita amorosa. E la svolta, cioè se cooperi, arriva quando smetti di chiedere all'altra persona o all'amore una certezza immediata e impari ad ascoltare quello che nel silenzio sta già preparando la sua manifestazione. Va bene? Una carta per l'altra persona, chiunque l'altra sia, su quel 5 di coppe, nei tuoi confronti. È una persona che osserva, che è mentale, che è razionale, che ti osserva, che così, che colì. Quindi vediamo, mettiamone tre, aspetta, il profilo dell'altra persona. Saggio di spade, 10 di coppe. Qua c'è un potenziale di amore grandioso. 10 di coppe e 2 di coppe. C'è un potenziale di amore grandioso, però affinché si manifesti tu non devi chiedere la risposta immediata, la certezza immediata, devi ascoltare quello che dentro di te, che questo 10 di coppe e 2 di coppe dell'altra persona sta prendendo forma, cioè tu lo sai che l'altra persona ti ama e che è pronta a dare forma a questo amore, chiunque l'altro sia o arriverà in questo mese. Mi spiego? Però affinché tu possa realizzare questo, e tu a mezzo delle pratiche o in questo mese la vita stessa ti porterà a sciogliere alcune paure legate a nostalgie e vecchie delusioni, perché lo sguardo poi si apre, però non devi chiedere la risposta o afferrare sull'altro, ok? Vediamo adesso con i miei oracoli relay, che potete trovare sotto l'info box in descrizione, con questo grande amore, cosa ti dirà l'altra persona, cosa c'è nel suo cuore per te. Non te lo dice subito, o comunque ti ho detto, non sappilo dentro prima. Ecco, abbiamo: il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. E proprio quando finisce di tormentarsi qui, io credo che sia anche la tua carta, perché ovviamente l'altro è una tua proiezione, anche l'altro c'è il 9 di spade che sta nella mente, anche l'altro c'è la nostalgia, paure del passato, situazioni legate alla madre con la luna, quindi come archetipo madre, no? Di accoglienza eccetera. Allora finirà questo tormento e entrambi vi sentirete degni l'uno dell'altra. Qua dice non mi sento degno di te, ma chi è che deve entrare in quel non sentirsi abbastanza degna o degno? Sei tu, quel 5 di denari. Lotterà per te questa persona, lotterò per te. E poi amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, cioè il vero amore supera qualsiasi tipo di ostacolo.
ma l'amore che prima di tutto tu scegli di dare a te stesso a mezzo del cammino dell'attenzione cosciente. Satipattana, so che sto provando questo, so che sto provando quest'altro, ok? Vediamo queste carte qui. Nell'amore per te, sì, c'è una prova iniziatica, l'abbiamo visto anche prima, affrontare le paure, che ti ho detto qua, 9 di spade, 5 di coppe, la luna, affrontare le paure e esperire, fai esperienza di queste paure a mezzo del cammino del Satipattana e a mezzo del rituale della fiamma, va bene? Tutto si scioglie con i riti, lo sapete ormai migliaia di voi, ci sentiamo tutti i giorni, no? Cose grandiose state realizzando grazie alle porte che stiamo facendo il rituale della fiamma, quindi affrontare le paure e esperire. Voglio mettere un consiglio per te con questo, cosa hanno a dirti i maestri e gli spiriti. Tu decidi come relazionarti a quello che ti accade per non farlo riperpetuare ancora e ancora e ancora. Tu decidi. Quando ti dai liberamente, espandi la tua energia. Se dai solo per ricevere, ti sentirai come un peso. Sii genuina e genuino, dai dal tuo cuore. Non devi dare per ricevere in cambio qualcosa. Come diceva Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo, cioè tu devi agire per amore dell'azione, perché serve a te agire. Tu decidi come relazionarti a quello che ti accade, quindi nell'amore. Questa è una straordinaria opportunità in questo mese per realizzare qualcosa che erano vite forse che non realizzavi, cioè relazionarti a queste sensazioni di paura, di tristezza o di gelosia o di mancanza in modo completamente diverso per realizzare il 10 di coppe e il 2 di coppe. Questa è la differenza tra tarologia classica e co-creativa. Lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Comunque trovate tutto qua sotto all'info box, ragazzi miei ragazzi. Questo è un mese straordinario, con un portale straordinario che si apre per te. Concludo qui e non aggiungo nient'altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.